Comprare casa in Italia non è di per sé un problema, ma lo può diventare nel momento in cui tu faccia delle scelte azzardate. Soltanto perché magari i tuoi nonni e i tuoi genitori ti hanno trasmesso l'idea che diventare titolari di un appartamento è un diritto sacrosanto, quasi inviolabile, come se detenere un bene costituisse automaticamente un vantaggio. Fammi indovinare, ti hanno anche detto che pagare un affitto equivale a regalare soldi, mentre l'acquisto è un investimento proficuo perché alla fine dei famosi 30 anni avrai la tua tanto desiderata casa di proprietà. Come mio solito faccio un'analisi dei dati per comprendere l'andamento di mercato. E guarda caso l'Italia, secondo uno studio riportato da Idealista, è tra i paesi in cui gli acquisti prevalgono sugli affitti. Il 72,4% sono proprietari di un immobile, contro il 27,6% in affitto. Nel nostro bel paese vige una mentalità. Se possiedi un bene, sei, almeno così pensa la nostra mente, finanziariamente stabile. E a proposito di stabilità, anche io ho avuto i genitori che mi hanno spinto a comprare casa. E proprio da proprietario di prima casa voglio far partire un'analisi. Mi sento autorizzato a farlo. L'idea che detenere un bene immobile sia sempre un vantaggio ed investire sul mattone garantisca un rendimento sicuro nasce tantissimi anni fa, quando da inizio anni 70 fino a metà anni 90 le contrazioni del mercato immobiliare sono state sempre presenti, ma di gran lunga più contenute, meno 8 e meno 20%, rispetto a quelle che si sarebbero avute in seguito, ben meno 56% tra il 93 e il 99 e meno 78% dal 2008 al 2015, trascurando quello che è successo negli ultimi 10 anni. Nonni e genitori, proprietari di case da tantissimi anni, hanno vissuto un'epoca diversa e un mercato immobiliare altrettanto diverso. Dopo aver toccato i massimi nel periodo 2007-2008, con un prezzo medio nazionale superiore ai 3.000 euro per metro quadro, il valore effettivo delle proprietà immobiliari, corretto per l'inflazione, è ora calato di circa la metà rispetto a un decennio e mezzo fa. E con questo cosa voglio dirti? Negli anni che andavano tra il 70 e il 90, il mercato immobiliare era quasi una certezza. Al contrario di oggi, dove il mito dell'investimento sicuro del mattone va sfatato proprio per evitare che gli acquirenti possano comprare casa in Italia in modo irrazionale, soltanto perché è stata trasmessa l'idea di questa che potremmo definire una credenza popolare. Nel 2023 il mercato italiano è in costante evoluzione. La mentalità cambia repentinamente. Vogliamo ricordarci come siamo diventati post pandemia Covid-2019. E con tutto questo accesso ad ogni informazione, le fluttuazioni nel real estate sono sempre più imprevedibili. L'acquisto di una casa è una scelta importante che va ponderata sulla base non soltanto delle tue liquidità, ma anche sulla base delle tue intenzioni e di quali piani e riservi per l'immobile. Sfatato il mito, mi auguro nel modo più corretto e costruttivo possibile, di sicurezza nell'investire nel mattone nel 2023, ti invito a fare delle previsioni di mercato, laddove possibile, sul valore che il tuo futuro immobile possa acquisire nel tempo, sulla base sempre e comunque dei punti discussi in precedenza. Metti like, iscriviti al canale, fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi. Grazie e al prossimo video immobiliare.